Sono andata avanti con la mia lavorazione, adesso vi faccio vedere l'ultima volta come procedere su questo segmento. Vedete, questo è il risultato. Qua ci sono le due foglie aperte, quindi dopo il punto del ventaglietto andiamo a fare le solite 2 catenelle, 1 e 2. Adesso queste 5 maglie alte devono diventare 3 e quindi diminuiamo, realizziamo quindi 2 maglie alte non chiuse nei primi 2 e negli ultimi 2 punti. Vedete? Adesso le maglie, che è successo? Ah, ok, sì, sono passate da 5 a 3 catenelle, 1 2 e 3, e adesso il punto singolo diventa 3, 1 2 e 3 catenelle, 1 2 e 3. Nuovamente facciamo le diminuzioni. Due catenelle, 1 e 2, e chiudiamo il ventaglietto. Ecco qua, vedete? Adesso potete andare avanti tranquillamente da soli, perché i giri vanno poi sempre ripetuti. Fate sempre riferimento ai giri sottostante, andate a lavorare tutti i vostri giri, mi raccomando a fine giro voltate la lavorazione, alternate i punti sulle spalle e procedete quindi fino al raggiungimento del vostro sottomanica. Io adesso vado avanti, ci vediamo poi tra poco. Sono andata avanti con la mia lavorazione ed ho raggiunto quasi il mio sottomanica. Questo è il risultato, adesso ve lo piego, vi faccio vedere in questo modo. Per quanto riguarda quindi la misura del mio sottomanica, ho raggiunto circa 18 centimetri, mentre per quanto riguarda la taglia, tenete presente che comunque un po' di elasticità c'è sempre, sono arrivata a 40 centimetri, quindi per me la misura è ancora un po' piccolina, devo arrivare almeno a 47-48. Quindi non vado avanti ancora con i giri in questo modo, ma vado già a chiudere lo sprone e aggiungo le catenelle. Quando realizzate l'ultimo giro per allargare il vostro sprone e raggiungere quasi il vostro sottomanica, cercate di terminare con il punto alto relativo al punto spalla. Vedete che questa è la spalla dove abbiamo lavorato il nostro punto quadretto alternato con i punti alti, quindi terminate con i punti alti. Dopodiché mi raccomando, voltate la lavorazione, perché comunque per tutta la lavorazione della maglia andremo sempre a voltare i giri di lavorazione. Detto ciò, avviate le catenelle con l'uncinetto del numero un po' più grande. Io in questo caso utilizzerò il 3, che è lo stesso numero di uncinetto che ho utilizzato per fare l'avvio della mia lavorazione, e andate ad avviare il numero di catenelle necessarie sia da un lato che dall'altro per arrivare alla vostra taglia. Io avvierò 10 catenelle, quindi conto da qua 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Una volta che avrete eseguito le vostre catenelle, prendete il lato opposto in questo modo, inserite l'uncinetto nello spazio e andate a chiudere. Dopodiché fate il vostro nodino, tagliate il filo non troppo corto e tirate. Lo stesso numero di catenelle dovete ovviamente riportarlo sull'altro lato. Quindi voltate la vostra lavorazione, prendete il vostro filato ed eseguite il solito cappietto iniziale. Dopodiché andate con l'uncinetto all'interno dello spazio dove c'è l'aumento, quindi fate passare la vostra asolina all'interno e andate a fermarla. Dopodiché eseguite le vostre catenelle. E vi andate a fermare esattamente come abbiamo fatto per l'altro lato, quindi passate all'interno della parte opposta dove c'è l'aumento, chiudete con un punto bassissimo, fate il nodino e tagliate il vostro filo, tirate bene e adesso andiamo a misurare la nostra taglia. Andiamo quindi a posizionare il nostro sprone in questo modo, prendendo la parte delle catenelle andate a posizionare il vostro centimetro, dopodiché andate praticamente a tirare il vostro sprone e vedete la misura che ottenete. Io senza tirare ho già 46 centimetri. Logicamente se tiro con l'elasticità del pezzo arrivo anche a 50 centimetri, quindi per me così va bene. Mi raccomando, quando andate a chiudere è importante che voi proviate il pezzo su di voi, in modo tale che se la taglia non vi sembra comoda andate a disfare semplicemente le catenelle. Adesso possiamo proseguire con la nostra lavorazione per quanto riguarda la parte del corpetto. Una cosa importante, se non vi ricordate più come procedere, quindi per rispettare la direzione del lavoro, andate semplicemente a vedere il punto come si presenta sulla barretta. In questo caso io l'ho già messo sul lato giusto, quindi io adesso mi attaccherò già con il mio filato in questo punto e andrò in questa direzione. Vedete che il punto, questo è il punto da lavorare, è leggermente spostato verso sinistra rispetto alla barretta. Questa è la barretta, vedete? E questo è il punto, deve essere spostato verso sinistra. Quindi questa sapete che è la direzione per cui dobbiamo lavorare. Mentre se voi fate caso, nella parte opposta, quindi nel lato del dritto, il punto è spostato leggermente verso destra rispetto alla barretta, quindi questo qua in teoria è il lato dritto del lavoro. Noi dobbiamo sempre lavorare sul lato del rovescio, quindi ripeto, il punto deve essere spostato verso sinistra rispetto alla barretta. Detto ciò, prendete il vostro filato, realizzate il cappietto, mi raccomando non lasciate la codina troppo corta perché è meglio poi fissarla poi col lago. Quindi fate il vostro cappietto e vi andate ad attaccare questa volta all'interno di un ventaglietto, perché se noi ci attacchiamo nella maglia alta quando facciamo i giri di andata e ritorno, seppur il punto per unire il pezzo rimane sempre quello, un po' si vede il difetto, e visto che noi abbiamo un bel ventaglietto possiamo tranquillamente sfruttarlo. Quindi, come ho detto, entro il mio ventaglietto, faccio passare la mia asolina e la vado a fermare. Da qui seguiamo il procedimento che abbiamo seguito quando abbiamo iniziato il nostro sprone, dove abbiamo, se vi ricordate, abbiamo fatto semplicemente metà aumento, quindi lavorando solo un punto alto, perché poi quando andiamo a chiudere andiamo
a praticamente terminare la nostra lavorazione del punto. Quindi qua il mio ventaglietto è di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, andiamo semplicemente a fare le 2 maglie alte. Quindi entro all'interno dello spazio, lavoro un punto basso e 2 catenelle e poi ancora un punto alto. Dopodiché seguite tranquillamente il giro come abbiamo fatto fino adesso. Andiamo avanti per qualche giro, perché poi all'altezza del fianco andiamo ad aggiungere una cosa carina in più. Quindi qua lavorate semplicemente normalmente, rispettando sempre il giro, fate sempre come riferimento il giro sottostante. Ci vediamo tra poco. Sono andata avanti con la lavorazione e mi ritrovo in prossimità delle catenelle. Ovviamente sulle catenelle dobbiamo semplicemente lavorare i punti alti, quindi io ho 10 catenelle, devo lavorare 10 punti alti. Una cosa importante che mi sono dimenticata di dirvi, che il numero di catenelle deve essere il numero pari, perché se poi voi volete allungare la vostra manica, quando andrete a fare il punto quadrettato, se non avete inserito il numero di catenelle pari ma dispari, vi ritrovate con un quadrettino praticamente in meno, vi ritroverete con 2 maglie alte attaccate. Quindi detto ciò, andate semplicemente a lavorare punto alto su catenelle. Quindi come ho già detto, ho 10 catenelle, lavorerò 10 punti alti. E sono 10 catenelle. Quindi poi proseguite tranquillamente con la lavorazione fino ad arrivare poi all'altro lato. Dopodiché vi faccio vedere come chiudere il giro. Mi trovo quasi alla fine del giro, come vedete ho anche lavorato le 10 maglie alte dello scalfo, quindi del sottomanica. Vi faccio vedere come chiudere il nostro lavoro. Quindi qua, come ho detto, abbiamo solo metà ventaglietto, dobbiamo finirlo, quindi vado all'interno e realizzo 2 punti alti, 1 e 2. Dopodiché carico il filo sull'uncinetto e mi chiudo semplicemente con la mezza maglia alta. Vedete che è praticamente esattamente quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi volto la mia lavorazione, quindi mi trovo già all'interno del mio ventaglietto e quindi quando inizio realizzo sempre solo metà del mio ventaglietto, quindi 2 punti alti, 1 e 2. E poi il lavoro procede tranquillamente nello stesso modo. Sui punti alti andiamo sempre a lavorare i punti alti e poi rispettiamo i nostri giri per quanto riguarda la fantasia. Andiamo avanti per tanto così un 5 cm, 10, perché poi vi faccio vedere cosa aggiungere sul fianco. Io adesso vado avanti, aspettate, vi dico poi quanti giri ho fatto. Sono andata avanti con la mia lavorazione, vi faccio vedere. Questo è il pezzo che ho fatto. Ho lavorato un totale di 5 centimetri, per un totale di 2, 4, 6, 7 giri.
Una volta che avete fatto all'incirca questa misura o anche un po' più giù, a seconda dei vostri gusti, andate a mettere il vostro pezzo in questo modo. Dopodiché andate a contare quante maglie avete nella parte dove avete solo le maglie alte e esattamente a metà andate ad inserire un marcapunti. Nel mio caso ho un numero di maglie dispari perché ho un totale di 71 punti. Se voi avete un numero di maglie in numero pari, andate a mettere i due marcapunti vicini. Io come ho detto ce l'ho dispari, quindi riesco perfettamente a trovare la maglia a metà. Una volta che avrete messo su entrambi i fianchi i vostri marcapunti, andiamo praticamente a creare un modulo come abbiamo fatto sul davanti ne abbiamo messi due, 1 e 2, e qua nei fianchi andremo semplicemente ad inserirne uno. Quindi avendo un punto già marcato centrale, nel mio caso mi sposterò di 10 punti di 10 punti più altri 3 più altri 3. Voi ovviamente avrete poi un dislivello di un punto solo, ma non vi preoccupate perché tanto non si vede. Oppure, se avete voglia, fate ancora un giro e andate a rendere il numero di maglie dispari. Detto ciò, io adesso misuro, vi faccio vedere quindi più o meno le distanze. Allora, ho messo i miei marcapunti. Da marcapunti a marcapunti c'è il mio modulo che è di 21 punti, più ovviamente ho aggiunto i 3 punti laterali per andare ad aggiustare la fantasia come abbiamo fatto all'inizio. Quindi ho ancora 3 punti da una parte e 3 punti dall'altra, perché se vi ricordate abbiamo fatto questo lavoro, questo da qua a qua sono i miei 21 punti per il motivo, però abbiamo aggiunto 2 catenelle e ancora un punto alto, quindi abbiamo aggiunto 3 punti e 3 punti per lato, quindi dobbiamo fare un totale di 27 punti. Una volta che abbiamo fatto questi 27 punti, vi faccio ingrandire un pochino così vedete meglio, 27 punti, tutte le maglie che saranno da un lato e dall'altro rimangono sempre dei punti alti. Adesso vi faccio vedere quindi come iniziare il nuovo giro. Una volta che avrete iniziato il vostro giro, andate a praticamente lavorare i vostri punti alti sino a raggiungere il primo marker. Qui sappiamo che dobbiamo iniziare a lavorare il nostro punto, quindi elimino il marcapunti e realizzo il primo punto alto. 2 catenelle, 1 2, filo sull'uncinetto, salto 1 e 2 punti, nel successivo realizzo il mio punto ventaglietto fatto sempre di 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Dopo il ventaglietto 4 catenelle, 1 2 3 4, filo sull'uncinetto e salto 7 punti di base. Il marcapunti centrale non ci serve a niente, possiamo toglierlo. Quindi, come ho detto, saltiamo 7 punti, 1 2 3 4 5 6 7, ed entro nell'ottavo e realizzo un totale di 3 punti alti, 1 2 e 3, 3 catenelle, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto, salto 3 punti, 1 2 3, inserisco l'uncinetto nel quarto punto e realizzo 3 punti alti, 1 2 e 3, 4 catenelle, 1 2 3 4, carico il filo sull'uncinetto e salto 7 punti, 1 2 3 4 5 6 7, entro nell'ottavo e realizzo il mio ventaglietto, quindi 2 punti alti, 1 2 2 catenelle e 2 punti alti, 2 catenelle, 1 2, filo sull'uncinetto, salto 1 e 2 punti e vado a lavorare il mio punto alto dove c'è l'ultimo marcapunti.
e poi riprendo la mia lavorazione normale. Quindi andrò a lavorare sino a raggiungere il lato opposto, dove dovrò fare esattamente la stessa cosa. Vedete che abbiamo predisposto il nostro modulo. Vi faccio vedere ancora una volta. Io sono andata avanti con la lavorazione e mi ritrovo sul lato dove ho i marcapunti, quindi mi sono fermata col punto alto prima del marcapunti, dopodiché possiamo rimuoverlo, non ci serve più, e da qui iniziamo la nostra lavorazione. Quindi eseguiamo il nostro punto alto, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, nel terzo realizzo il mio ventaglietto, ovviamente composto da 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Dopo il punto del ventaglietto facciamo 4 catenelle, 1 2 3 e 4, filo sull'uncinetto, devo saltare 7 punti, 1 2 3 4 5 6 7, entro nell'ottavo e realizzo un totale di 3 punti alti, 1 2 e 3. Ho preso, fate attenzione anche voi a prendere sempre 2 fili, se lavorate con il filo doppiato, mi raccomando, perché sennò poi si sfila. Dopo le 3 maglie alte, 3 catenelle, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto, salto 1 2 3, entro nella quarta maglia e realizzo nuovamente 3 punti alti, 1 2 e 3, 4 catenelle, 1 2 3 e 4, filo sull'uncinetto, salto 7 punti, 1 2 3 4 5 6 7, entro nell'ottavo punto e realizzo il mio ventaglietto. Quindi 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, e ci andiamo a chiudere poi con le 2 catenelle. Andiamo a rimuovere il nostro marcapunti e riprendiamo con la lavorazione normale. Come vedete abbiamo praticamente predisposto il nuovo lavoro con il nostro modulo delle foglie. Da qui in poi avrete notato che tanto la lavorazione è sempre uguale, potete andare tranquillamente avanti da soli sino a raggiungere la lunghezza per la vostra maglietta. Io adesso vado avanti e ci vediamo tra poco. Prima di andare avanti però vi dico un'altra cosa. Visto che c'è tanto spazio tra la lavorazione del davanti e la lavorazione del dietro con i punti alti, se vi piace l'idea di aggiungere ancora un altro modulo, potete tranquillamente aggiungerlo. Sappiate solo che quando mettete i 2 moduli però rimangono pochissime maglie alte per staccare dal modulo del davanti o dal modulo del dietro, quindi secondo me è più bello metterne uno solo. Poi fate delle prove, al limite se non vi piace potete sempre smontare. Io penso che andrò avanti sempre solo con un modulo, perché voglio che le parti subito dopo i moduli del davanti e del dietro rimangano sempre a punto alto, in modo tale proprio da avere uno stacco netto tra il fianco, il davanti e il dietro. Detto ciò, come ho detto, potete tranquillamente procedere. Per i giri successivi, mi raccomando, come sempre voltate la lavorazione al termine del giro e basatevi sempre sul giro sottostante per proseguire i giri nuovi. Ci vediamo per voi tra poco, per me un po' di più di tempo, però adesso vado avanti e ci vediamo. Sono andata avanti con la mia lavorazione, questo qua è il risultato. Vi dico la misura. Per adesso ho lavorato un totale di 50 centimetri. Siccome voglio fare la maglietta leggermente più lunga, quindi arrivare almeno a 55-58 centimetri, ho deciso di aggiungere degli aumenti, quindi di fare delle maglie in più nelle parti lavorate a maglia alta, quindi in questo punto e in questo punto, ovviamente sia sul davanti che nel dietro.
questo giusto per dare un po' più di ampiezza appunto sulla parte relativa al bacino. Ovviamente se a voi non interessa perché volete un capo un po' più corto, non c'è bisogno che lo facciate e quindi andate semplicemente a terminare con questo giro. Quindi una volta che siete arrivati alla lunghezza che vi serve, andate ad annodare e tagliare il filo. Siccome io invece voglio dare un po' più di ampiezza, ho già posizionato dei marcapunti. Praticamente il marcapunti l'ho posizionato esattamente a metà delle maglie alte. Io in questo caso ho un totale di 23 punti alti per ogni lato e quindi ho posizionato il mio marcapunti nella 12ª maglia. Detto ciò, vi faccio vedere come procedere con l'aumento. Quindi una volta che avrete posizionato i vostri marker, andate semplicemente a proseguire con la vostra lavorazione fino ovviamente ad arrivare ai marcapunti. Una volta che sarete arrivati vicino quindi al marker, andate a rimuoverlo e a posizionare i vostri aumenti. Quindi andrete praticamente a lavorare un punto alto, 2 catenelle e un punto alto, perché voglio che questi aumenti si vedano. Praticamente voglio ottenere questo risultato, ossia quando abbiamo fatto praticamente la costruzione del raglan, quindi verranno a formarsi questi forellini che richiamano anche la fantasia della manica. Quindi una volta che siete arrivati in quel punto, dopodiché proseguite tranquillamente lavorando i punti come si presentano. Nel secondo giro, quindi quando poi dovrete fare il secondo giro, andrete praticamente all'interno di questo punto V e lavorerete quindi un punto alto, 2 catenelle e un punto alto fino ad arrivare quindi alla lunghezza che vi serve. Come ho detto, io lavorerò per circa 55-58 cm. Questo lo dovrete fare su tutti e 4 i lati, quindi qua, qua e sulla parte relativa alla parte opposta, quindi sia sul davanti che sul dietro. Detto ciò, andate tranquillamente avanti da soli perché praticamente il procedimento è sempre lo stesso. Ci vediamo poi in seguito quando andremo a realizzare la nostra manichina. Sono andata avanti con la mia lavorazione, quindi inserendo i miei aumenti, e questo è il risultato. Vi dico la misura che ho raggiunto. Quindi con l'aggiunta di questi giri ho ottenuto i miei 58 cm. Adesso andiamo insieme a eseguire la manichina. Vi faccio vedere il risultato intanto della manica che ho già realizzato. Come vedete andremo a realizzare una manichina abbastanza corta. Ovviamente se voi volete la manica più lunga andate semplicemente a fare dei giri in più rispetto a quelli che ho fatto io. Adesso quindi munitevi di filato, andate a fare il solito cappetto iniziale e andiamo a fare insieme la manica. Prendete quindi il vostro filato, mi raccomando sempre doppiato se state usando questo tipo di filato, ed eseguite il solito cappietto. Per la lavorazione della manica andiamo direttamente sul dritto del lavoro e non andiamo più a voltare i giri di lavorazione, ma proseguiamo con la lavorazione in tondo. Per agganciare il vostro filato guardate dove è posizionato il quadratino, vedete che qua c'è il giro dei quadratini e in ultimo abbiamo eseguito il giro di punti alti, quindi noi dobbiamo iniziare la manica appunto con il punto dei quadratini. Quindi prendete come riferimento la prima maglia alta del primo quadratino che abbiamo, andate a salire e puntate il vostro uncinetto e da qui andate a inserire quindi il filato nuovo. Chiudete quindi il vostro cappietto con una catenella e da qui iniziamo la nostra lavorazione. Quindi dobbiamo salire con 3 catenelle, una l'abbiamo già fatta, contiamo questa d'inizio, 2 e 3 catenelle più una
di separazione, filo sull'uncinetto, saltiamo un punto di base che come vedete corrisponde alla maglia alta posizionata all'interno del quadratino sottostante, ed entriamo nella maglia successiva e chiudiamo il nostro primo quadretto. Catenella, filo sull'uncinetto e faccio sempre lo stesso passaggio, salto un punto, entro nel secondo e mi chiudo con la maglia alta. Fate questo fino a praticamente raggiungere l'ultimo quadratino. Ho eseguito l'ultimo quadratino in corrispondenza dell'ultimo quadratino del giro sottostante. Adesso devo andare ad incrementare quindi i miei quadretti, quindi dopo il punto alto sempre la catenella di separazione, filo sull'uncinetto. Io dopo questo punto ho 2 maglie alte, quindi posso tranquillamente saltare il primo punto, entrare nel secondo e chiudere il mio punto alto. Quindi vedete che ho incrementato con un quadratino nuovo, sempre catenella. In questo punto vedete che ho lo spazio della V del raglan, quindi per non fare il quadratino troppo grande vado direttamente in questo punto, o se preferite all'interno, e vado a fare la mia maglia alta. Catenella, vedete che il quadratino non viene troppo grande. Dopodiché qua ho praticamente le maglie alte e qui non c'è nessun problema, perché basterà saltare un punto, andare in quello successivo e realizzare il vostro punto. Vedete, punto successivo lo salto, entro nel secondo e lavoro il mio punto alto. Finita la sezione dove avete i punti alti, anche qui andrete ad incrementare i vostri quadratini. Qui come vedete c'è l'apertura del raglan e fate la stessa cosa, quindi quello che abbiamo fatto su questa parte qua. Vado ad inserire il mio uncinetto in questo punto, lavoro il mio punto alto. Non vi preoccupate se i punti sono troppo vicini, facciamo questo per non creare dei buchi troppo grandi, perché tanto poi con i prossimi giri di lavorazione la lavorazione vedrete che verrà assolutamente perfetta. Quindi catenella, e qui ho praticamente i punti alti, quindi salto un punto che corrisponde a questa catenella, vado nel punto successivo e lavoro il mio punto alto, catenella, e come vedete qui ho esattamente un punto, dopodiché qua ci sono le 3 catenelle del punto che abbiamo fatto inizio, quindi vado semplicemente a chiudermi con il solito punto bassissimo nella terza catenella. Mi raccomando, contate quanti quadratini avete ottenuto su questo lato, perché dovrete fare lo stesso numero di quadratini anche sull'altra manica. Adesso da qui potete proseguire tranquillamente da soli, perché poi i giri vanno ripetuti, sono sempre gli stessi. Vi faccio vedere ancora una volta come iniziare. Quindi io mi trovo in questo punto, mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3 che sostituiscono il mio primo punto alto, filo sull'uncinetto senza fare le catenelle di separazione, perché dobbiamo fare il giro di punti alti. Quindi facciamo un punto alto nello spazio del quadratino e un punto alto sul punto alto, punto alto nel quadratino, punto alto sul punto alto. Come vedete esattamente quello che abbiamo fatto quando abbiamo costruito il nostro sprone. Quindi come ho detto, da qui in poi potete proseguire da soli
fino a raggiungere la lunghezza che più vi piace per la vostra manica. Sono andata avanti con la mia lavorazione e questo è il totale dei giri che ho fatto per la mia manichina. Ovviamente la mia manica è un po' corta, voi se la volete più lunga andate a fare semplicemente dei giri in più. Cercate di terminare con l'ultimo giro con i punti alti. Una volta che avete eseguito l'ultimo giro, andate come sempre a fare il nodino, tagliate il filo e tirate. In ultimo andate a nascondere tutte le codine e finalmente il vostro capo è terminato. Io adesso vado a nascondere tutte le mie codine e vi faccio vedere il capo indossato dal manichino. E siamo giunti al termine anche di questo progetto. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, che vi sia stato di ispirazione. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, commentate, mettetemi un like, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto. In questo modo non vi perderete i prossimi tutorial. Io come sempre vi do un grosso abbraccio e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!